I cittadini non sono consapevoli del livello di tracciamento che c'è in Italia. A cosa pensi se ti dicono Venezia? Pensi alla laguna e magari ti accorgi che Venezia è un pesce. Pensi a San Marco, pensi all'acqua alta, magari pensi al Mose, a quanto è costato e ti chiedi se funziona. Pensi al Leone, al Carnevale, alle maschere, pensi al Ponte dei Sospiri. Quando ci stai un po' a Venezia, cominci a pensare a chi ci vive. Magari pensi alla logistica, a quanto deve essere difficile consegnare pacchi e merci. Pensi alle targhe, se te l'hanno fatto notare, e se no, prima o poi te ne accorgi anche tu. Pensi ai piccioni, pensi all'acqua, e se pensi all'acqua pensi quando lo scopri a Carlo Scarpa. Pensi al fatto che a Venezia c'è sempre qualcuno che fotografa o riprende qualcosa, qualcun altro. Pensi ai selfie, alle macchine fotografiche, alle telecamere. Ecco, alle telecamere che ti riprendono sempre, costantemente, forse non ci pensi, ma quando te lo fanno notare ti accorgi che ci sono e non puoi più fare a meno di pensarci. Siamo nella Smart Control Room, che è un po' la torre di controllo da cui si esercita la governance della città di Venezia sul proprio territorio, perché da qui si monitorano i servizi critici della città. Il progetto nasce da una forte volontà di questa amministrazione, in particolare del sindaco Brugnaro, che voleva riunire in un unico luogo fisico ma anche virtuale tutte quelle informazioni che erano precedentemente distribuite nelle diverse direzioni o nelle diverse aziende che gestiscono appunto questi servizi della città. La volontà del sindaco era quella di aggregare in un unico punto non solo le informazioni ma anche le competenze per poter essere più efficaci e tempestivi nella risoluzione dei problemi. I fondi europei sono stati fondamentali per poter realizzare questo progetto, che parte con una progettazione complessiva, dal luogo fisico. Anche gli ambienti che stiamo vedendo adesso fanno parte della progettazione finanziata e peraltro ci ha consentito questa programmazione europea di essere tra i primi a attivare una forma di gara che è quella del partenariato per l'innovazione. Questi spazi sono stati divisi in più locali. In questo momento ci troviamo nella Situation Room cosiddetta, che era stata pensata progettualmente per poter gestire momenti di crisi e devo dire purtroppo è stata utilizzata in primis proprio questa stanza perché da questo locale il sindaco ha gestito tutta l'emergenza pandemica. Poi abbiamo anche la Main Control Room, che è una centrale operativa vera e propria con i posti operatore. Ciascun posto operatore è dotato di 3 monitor in tutto un sistema wireless di gestione della postazione di lavoro e un grande video wall che appunto rappresenta tutti i servizi critici della città e il sistema di videosorveglianza urbana. Oltre alla Main Control Room poi c'è collegata la Operation Room, che è sostanzialmente la sala di management di tutta questa infrastruttura, e poi alle nostre spalle abbiamo la Scientific Room, che è proprio una sala prevista per la condivisione dei dati raccolti dalla Smart Control Room con le istituzioni scientifiche e più in generale con i portatori di interesse, che possono apportare a loro volta valore elaborando, integrando e utilizzando questi dati per approfondire gli studi sulla città. La cosa più incredibile della Smart Control Room è che ne sappiamo davvero poco. Quindi che viene spesso citata e menzionata come un sistema che dovrebbe salvaguardare in qualche modo la città, in particolare per la gestione dei flussi turistici. Abbiamo tutta una serie di questioni, ci viene detto che magicamente la Smart Control Room riuscirà in qualche modo, e ripeto riuscirà col futuro, a darci delle informazioni utili per riuscire a capire come riuscire a restituire l'equilibrio appunto tra turismo e città abitate.
data che riuscirà a fornire dei dati utili per meglio gestire appunto anche il sistema delle prenotazioni. Noi al momento, come abitanti di questa città, di questa Smart Control Room, non ne abbiamo mai avuto non tanto percezione ma proprio notizia sui contenuti. Quindi la cosa più eclatante di un sistema molto oneroso e molto probabilmente complesso è che non ne è data notizia, se non a mezzo stampa ogni tanto, degli effetti, dei contenuti, dei dati raccolti, di come vengono raccolti e di quale esito hanno questi dati. In questa che vediamo alle mie spalle, la cosiddetta dashboard, quindi il cruscotto della Smart Control Room, vediamo alcuni dei servizi critici della città in una rappresentazione a mosaico. In una città come Venezia naturalmente un aspetto fondamentale è rappresentato dalle previsioni di marea. Oltre ai dati di tipo ambientale, di cui fanno parte naturalmente anche i dati sulla qualità dell'aria, sulla temperatura, eccetera, abbiamo poi, se entriamo nei servizi critici della città, una visualizzazione sui trasporti pubblici che si stanno esercitando, operando in questo momento all'interno dell'area vasta metropolitana. Quindi questi sono tutti i mezzi che stanno in questo momento circolando in città. Voi vedete che i mezzi sono in movimento perché trasmettono alla centrale operativa la loro posizione e non solo, costantemente. Tutti questi dati vengono raccolti in un cosiddetto data lake, quindi siamo in ambiente big data. Vengono raccolte quindi le posizioni, gli eventuali ritardi e una serie di altre telemetrie di bordo, proprio per migliorare la qualità dei servizi. Certo, messa così la Smart Control Room di Venezia sembra proprio una gran cosa per il controllo ambientale e l'organizzazione della città, ma non tutti la pensano così. Molte associazioni contestano la scarsa trasparenza e sono preoccupate per la libertà dei cittadini. Raggiungiamo Epto e Giovanni che ci aspettano al Lido, dove hanno organizzato un'assemblea aperta alla cittadinanza. È sostanzialmente dal 29 di gennaio dello scorso anno che facciamo assemblee pubbliche per informare la cittadinanza sui temi appunto della Smart Control Room e del ticket d'accesso alla città di Venezia. I cittadini non sono consapevoli del livello di tracciamento che c'è a Venezia, ma soprattutto non sono consapevoli del livello di tracciamento che c'è in Italia. Oltre ai mezzi pubblici poi ci sono tutta una serie di dati legati alle presenze in città. Naturalmente Venezia, come noto, è una delle città che soffrono maggiormente dell'overtourism. Questo è un tema molto sentito in città e abbiamo cercato di dotare la Smart Control Room di strumenti che fossero il meno soggettivi e più oggettivi possibili. Dico questo perché tipicamente in questa città per gli operatori economici i turisti non sono mai abbastanza, per i residenti sono sempre troppi qualunque sia il loro numero. Ecco, ma la definizione di un numero preciso non era mai stata fatta se non per stime. Oggi noi abbiamo degli strumenti che ci consentono di contare con una certa precisione le persone presenti in città e anche di rappresentarle poi, come vediamo per esempio in questa mappa, sul territorio. Quello che noi vediamo adesso è la città di Venezia. Quelle che vediamo come rappresentazione di parallelepipedi sono in realtà densità di persone. A parallelepipedo più alto e con un colore più intenso tendente al rosso rappresenta una maggiore densità di presenze. Vediamo per esempio che svetta qui un parallelepipedo che è rappresentato dall'aeroporto. Quindi se vado con il mouse sopra a questo parallelepipedo, vedo che in quel quadrato virtuale di 150 metri di lato sono presenti 906 persone in questo momento. 269 sono stranieri, 637 sono italiani. Di questi italiani poi ho anche una rappresentazione di quanti sono i residenti, 123,
quanti sono i pendolari, 135, quanti sono i visitatori intraregionali, cioè veneti, e sono 256, e invece gli extraregionali, quindi italiani residenti in regioni diverse dal Veneto, sono 123. Abbiamo invece anche dei dati più puntuali, che sono ad esempio quelle che possiamo vedere nelle presenze dei cosiddetti big data, e quindi si possono andare poi ad analizzare, al di là delle rappresentazioni grafiche, le presenze uniche nelle diverse aree della città. Vedete Terraferma, Venezia Centro, Murano, Burano, e vediamo poi il flusso delle persone e riusciamo a capire quante persone ci sono quarto d'ora per quarto d'ora in tutte le diverse aree della città, in una rappresentazione che poi ci aiuta a capire poi qual è il differenziale tra le persone che pernottano in città e quelle che invece arrivano in città durante il giorno, e quindi questo turnover di presenze rappresenta un po' anche le criticità legate ai trasporti, perché poi queste persone devono essere naturalmente trasportate, la raccolta dei rifiuti, la sicurezza pubblica e tutta una serie di elementi legati all'effettivo uso della città, che non è ovviamente rappresentato dai soli residenti, ma anche dai molti pendolari e studenti che vivono quotidianamente la città e che possono essere considerati dei residenti equivalenti, e i moltissimi poi visitatori. Come fate ad attribuire la tag pendolari, per esempio, o a discriminare la provenienza? Ecco, questi sono dati aggregati che ci forniscono gli operatori di telecomunicazione. Che cosa sanno di noi gli operatori di comunicazione? Noi con questi dispositivi lasciamo delle tracce, naturalmente, anche in forma anonima. L'operatore presume e deduce che dove noi passiamo la maggior parte del tempo, dalle 22 alle 6, è il nostro luogo di residenza. Dove passiamo viceversa la maggior parte del tempo, dalle 8 di mattina alle 4 del pomeriggio, è il nostro luogo di lavoro. Quando non ci troviamo in questi punti, ci stiamo spostando sul territorio e possiamo essere o dei visitatori oppure possiamo essere degli escursionisti, quindi ci stiamo recando in un luogo per motivi più svariati. Può essere naturalmente, come forse nel vostro caso di oggi, una prestazione professionale fuori dal proprio contesto lavorativo, e quindi vengo comunque considerato una presenza temporanea che poi ritorna nel suo luogo di residenza. Questa raccolta di dati, che è perfettamente naturalmente rispettosa del GDPR, di tutte le norme sulla tutela dei dati, abbiamo dei dati aggregati e naturalmente abbiamo anche maggiori informazioni. Per esempio, sappiamo quanti sono i turisti per nazionalità presenti oggi a Venezia o presenti dal 1° gennaio del 2020 ad oggi a Venezia giorno per giorno. Quando un telefono invia un segnale, più antenne lo ricevono, vedono l'istante, l'angolazione, la forza con cui arrivano, fanno una cosa che si chiama triangolazione e trovano la tua posizione. È inutile spegnere e accendere la geolocalizzazione del tuo telefono, perché quella funziona al contrario, cioè il tuo telefono localizza la posizione di satelliti che trasmettono contemporaneamente e trova la propria, che è un altro sistema. Quella che loro stanno facendo è una geolocalizzazione al contrario, che tu non puoi spegnere. Io l'ho battezzata geolocalizzazione violenta perché viola il tuo sistema, non serve alle telecomunicazioni, e un'azienda di telecomunicazioni non dovrebbe utilizzare il mio telefono come un braccialetto elettronico per fare statistica. È vero che c'è un problema con la Smart Control Room, ma c'è un problema a monte, c'è un problema perché il nostro numero di seriale della SIM, assieme ai nostri dati, è associato alle nostre informazioni per 3 ore, inviato ad un'azienda
di TIM, di un operatore telefonico, la quale tiene questi dati associati appunto per 3 ore, può avvalersi di backup esteri, magari anche negli Stati Uniti dove non c'è il GDPR, per poi portarli ad elaborare presso sistemi di Google Data Approach che sostanzialmente cosa fanno? Reperiscono questi quadratini 150 x 150 metri con dei contatori per tipologia di persone, i quali vengono inviati alla Smart Control Room. Ora, una giornata non dura 3 ore. Io non è che la mattina mi alzo e sono a San Marco e poi torno nel giro di 3 ore in velocità in modo che loro possano tracciarmi, cioè così non becca niente. Questa pseudo-anonimizzazione evidentemente funziona in questo modo perché TIM ti segue 24 ore su 24 e a quanto pare è l'unico operatore che loro possono vedere. Quindi questa è una cosa abbastanza delicata su cui dovrebbero chiedere consenso alle persone e noi inconsapevolmente abbiamo scritto 2 righe nella nostra informativa nel contratto telefonico in cui diamo il consenso ai dati di geolocalizzazione. Perché una compagnia che fa telecomunicazioni, cioè portare i dati, il mio WhatsApp, quello che è la mail, telefonate eccetera da una parte all'altra del mondo, tratta dati di geolocalizzazione, semmai tratta informazioni, scusate il termine tecnico, di routing per sapere a quale cella sono collegato, non della mia posizione. Ma naturalmente si possono fare tante belle cose con questi dati, no? Si può capire quali sono i percorsi migliori, migliorare il traffico, eccetera, come se non esistessero i contapersone. Infatti viene fuori che il sistema migliore per sapere quanti veneziani ci sono a Venezia non è la cella telefonica, ma il contapersone a raggi infrarossi. Il sistema è collegato anche alle videocamere di sorveglianza. Questo delle presenze non è legato al sistema di videosorveglianza. Il sistema di videosorveglianza preesisteva alla Smart Control Room. Di fatto nella sala operativa solo le persone che lei ha visto in divisa, quindi la polizia locale, hanno la possibilità di visualizzare le immagini della rete perché è proprio di videosorveglianza, quindi ai fini di sicurezza urbana. Non sono telecamere che possano essere utilizzate per fini diversi dalla sicurezza urbana e quelle più di contesto vengono utilizzate anche per il decoro. Quindi c'è una interazione tra operatori non dedicati alla sicurezza urbana e invece la polizia locale. Quindi il dato della cella telefonica, della compagnia telefonica e il dato della videocamera di sorveglianza non sono accoppiati. Questo assolutamente no, sarebbe molto vietato nel nostro paese, ma non ci sarebbe neanche la possibilità tecnica di poterlo fare, perché noi i dati delle celle telefoniche li otteniamo solo aggregati. Noi non sappiamo il numero di telefono che sta transitando in questo momento in Piazza San Marco. Io so che ci sono 100 SIM, di cui 50 italiane e 50 straniere, e di questi stranieri so la composizione, ma non so il loro numero di telefono, non sono tracciati quando si muovono in città, ma ci sono delle fotografie di tipo statistico, quindi non c'è la possibilità di abbinare delle immagini di videosorveglianza a delle informazioni legate alle SIM o a qualunque altro dispositivo che uno possa avere con sé. Il problema non è tanto nella Smart Control Room, è nell'operatore telefonico. Quei dati possono essere acquistati da chiunque, ci sono degli effetti collaterali, dei problemi di sicurezza piuttosto gravi. Ad esempio posso comprare per 500 euro questi dati e stabilire dove sia il miglior posto per mettere una bomba o monitorare la casa di una persona, magari di una villa in campagna, sapere quando è a casa, quando non è a casa, se non attraverso Teams, attraverso altre piattaforme che fanno un servizio più o meno simile. Quindi ci sono degli effetti collaterali che non sono trattati a monte e la cosa divertente è che dicono che vendono i dati. Bello questo, quindi abbiamo delle aziende collegate a dei servizi dello Stato che probabilmente hanno delle possibilità in più delle altre aziende che trattano dei dati. Facciamoci delle domande di questa zona grigia. Quindi diciamo, voi potreste sapere che in questo momento noi due siamo qui nella situazione, no? Arrivare a discriminare anche le singole due persone, perché immagino che ci saremo giusto noi, sì. da fuori regione. Ma no, allora in realtà noi qui ci troviamo in un contesto
dove c'è anche un garage. Ah, ok. E quindi però lo possiamo andare a vedere. Noi siamo all'isola del Tronchetto, più o meno qui, e vedete che ci danno come visitatori extraregionali 5. Alle 9:30, di cui 2 saremo noi. Forse voi siete 2 di questi. Quindi diciamo si può andare a discriminare in maniera puntuale, però non sareste in grado. Però non si sa chi sono e naturalmente non c'è un abbinamento possibile. Ecco. Noi sappiamo semplicemente che c'è questa composizione. Ma se noi commettessimo una qualche forma di illecito, ci sono alcune tracce per ricostruire il viaggio che abbiamo fatto. Io parlo della Smart Control Room che abbiamo realizzato con i fondi POMmetro. Poi, certo, se lei mi dice la Polizia di Stato è in grado con propri strumenti, questo sicuramente sì, perché lo leggiamo nelle cronache di tutti i giorni, certo, cioè loro, ma in tal caso c'è un'indagine di polizia per motivi ovviamente che non sono sicuramente quelli per una statistica sulle presenze, allora riescono ad andare ad individuare tutti i movimenti che una singola SIM fa e come si è spostata nel territorio, ma sono delle cose che esulano completamente dal nostro ambito di intervento e dalle finalità che aveva anche questa centrale. Ecco. E questa, se vi interessa, è la mappa delle telecamere, dove ci sono 960 telecamere del Comune di Venezia solo in centro storico e circa un altro migliaio in giro per Venezia. Sono più di 600 telecamere, ciascuna di queste telecamere poi ha la possibilità di essere visualizzata anche da questo contesto qui, per cui non so se andiamo per esempio a San Marco, che ce ne sono un bel po', sono tutte telecamere ad alta risoluzione perché sono appoggiate poi sulla rete in fibra proprietaria della città. Questo è un pezzo di un articolo di giornale, una foto, all'interno della Smart Control Room di Venezia. Ecco qua. Questo è ciò che vedete sui giornali, delle inquadrature di situazione. Le telecamere di videosorveglianza non è che vanno a filmare te, vanno a filmare una situazione in generale, vanno a zoomare solo se succede qualcosa, no? L'idea qual è? È quella di vedere, invece di mettere un poliziotto che gira sempre, ne metti uno seduti a 50 schermi e guarda 50 schermi, no? Magari se succede un incendio, un'esplosione, parte un alert e viene avvisato. Questa è l'idea che siamo fatti. O magari se succede qualcosa vai a vedere il ritroso fino a una settimana a capire cosa diavolo è successo, è sparito qualcuno, è passato, non è passato, eccetera, eccetera. Questo è l'uso che ne viene fatto, almeno stando alle interviste che hanno fatto. Però, che cos'è questa immagine? Qui io vedo un sistema di intelligenza artificiale che riconosce, vedete, mototopo. Quindi vuol dire che già a questo livello hanno un sistema di intelligenza artificiale che riconosce la barca, ti affibbia un numero di serie univoco, non si sa se nel corso dell'inquadratura o per sempre, questo non te lo so dire ancora, non lo so dire ancora. Con dei sistemi basati sull'intelligenza artificiale siamo stati in grado di istruire i sistemi per poter distinguere la tipologia di imbarcazione. Come vedete dice questa è una patana, sono tipi di imbarcazione che solcano le nostre acque, sarebbe un po' come nella terraferma di capire la differenza tra un motorino, un'automobile, un furgone, un camion, perché naturalmente hanno usi e impatti diversi sia sul moto ondoso che sull'uso della città. Vedete che anche tutte queste informazioni vengono immagazzinate in questo data lake e vengono anche analizzate da un punto di vista statistico comportamentale, quindi vediamo qual è la velocità media per tipologia di natante, qual è la velocità massima e poi anche vengono monitorati eventuali comportamenti potenzialmente pericolosi ai fini della sicurezza nella navigazione. Qui ovviamente le imbarcazioni più vanno veloci, più fanno onde, le onde danneggiano le rive, i palazzi e quindi creano un danno alla città. Abbiamo introdotto, sempre col progetto finanziato, questo strumento che
è basato anch'esso sull'intelligenza artificiale per il motivo che a Venezia le targhe non sono come quelle delle automobili, che sono standard e sono sicuramente in quelle posizioni per legge. Intanto sono scritte con caratteri diversi e poi sono posizionate dal conducente dove preferisce, a popa, a prua, e quindi non riuscivamo a utilizzare strumenti standard per la lettura targhe, ma avevamo la necessità di adottare degli strumenti diversi. La dico male, è come se fosse stato trasformato in un autovelox, diciamo. Esattamente, più un tutor che un autovelox. Infatti adesso questo mezzo che vediamo mi dice che poteva andare fino a 7 km all'ora, in realtà andava a 12 km all'ora, lo fotografa e lo fotografa ad altissima risoluzione, per cui viene diciamo, è abbastanza evidente che la targa è questa. Sono le stesse che vengono usate anche per il flusso pedonale? No, sono altre. Queste sono delle telecamere specifiche, queste saranno anche a 200 metri di distanza perché è un canale molto ampio, e hanno anche l'illuminatore a infrarossi, per cui anche di notte sono in grado di offrire delle immagini ad ottima riconoscibilità, insomma, del mezzo. E è un sistema dedicato proprio, non c'è commistione tra quelle che mi faceva vedere prima hanno quella risoluzione. Esatto. Questa è un'altra immagine che, come potete vedere in alto a sinistra, è presa da Sky TG24. Dunque abbiamo detto che per la polizia municipale vedono un'immagine di insieme, tipo webcam. Non vanno a zoomare sulle persone. Non so se si vede molto bene dalla proiezione, però queste persone hanno un quadrato blu. Queste hanno un quadrato blu, queste no. Questo è un riconoscimento delle persone? È un'intelligenza artificiale che ha riconosciuto quelle persone e altre no? Le riconosce tutte e funziona male? Chi può dirlo? Io qua ne ho evidenziato due per farvi vedere la differenza. Questo l'ho fatto io, ma questi sono originali. Ecco, queste sono di contesto. Poi ci sono telecamere che PTZ sono zoomabili, brandeggiabili, e la polizia locale le usa per i fini di sicurezza urbana, insomma. Ecco, queste hanno a bordo degli algoritmi di intelligenza artificiale che vanno a contare i mezzi, e per quanto riguarda le persone, vedete, se io vado sopra, questo mi fa vedere una persona che cammina. Se le persone hanno dei comportamenti anomali, come per esempio a Piazza San Marco vediamo che più persone scappano verso una certa direzione, queste telecamere vengono attenzionate nella sala operativa della polizia locale e si cerca di capire che cosa sta succedendo, perché rileva il sistema un comportamento anomalo. Ecco, forse ma siete già pronti anche con sistemi di riconoscimento facciale? Allora, i sistemi di riconoscimento facciale non possono essere utilizzati in Italia. Per adesso? Sì, esatto, almeno per adesso, ecco. Sì, poi naturalmente un conto sono le possibilità che ci dà la tecnologia, e un conto è naturalmente quello che si può effettivamente fare in un contesto come il nostro, ecco. Quindi il riconoscimento facciale non può essere usato. Diciamo che se noi ieri siamo passati di qua no, questo sicuramente, sì. Però il riconoscimento facciale si intende naturalmente che questa persona possa essere riconosciuta e anche poi tracciata in giro per la città, che posso, adesso non posso zoomare perché lo fanno solo gli agenti, però voglio dire che è del tutto evidente che se prendiamo questa persona e uno la conosce, la riconosce, ecco. Ed è questa una delle ragioni per cui queste immagini non possono essere visualizzate da chi non ha una divisa, proprio perché sono immagini che rendono riconoscibili le persone e quindi potenzialmente in violazione della tutela dei dati. È molto complesso il discorso. Sì, certo. Però diciamo ai fini di sicurezza vedo che i cittadini chiedono maggiori controlli, cioè sapere che c'è un sistema di
controllo ai fini della sicurezza generalmente fa aumentare la qualità percepita dal cittadino. Ecco. E anche mi viene da dire, forse se uno sa che ti riconosco e vuoi fare un pickpocketing bocca di piazza, sai benissimo che è una questione di tempo, insomma, se vogliono ti prendono. Fa da deterrente, diciamo. Speriamo questo, ecco, cioè speriamo che funga anche da deterrente, perché è sempre lì, no? Cioè, ciascuno di noi cede un po' della propria libertà, ma in cambio dovrebbe ottenere qualcosa. Diciamo forse c'è il tema del consenso, no? Il tema del consenso, cioè so che succede. Certo. certo. Questo in un sistema dove lo siete posto, non gliel'ho chiesto prima, il tema del consenso informato al turista, per esempio. Ma allora, noi però non trattiamo dati personali. Il consenso informato è necessario laddove viene fatto un trattamento dati. Abbiamo subito molti attacchi perché la gente pensa che ci siano tracciamenti, non c'è nulla di tutto ciò, cioè, siamo molto sereni, abbiamo avuto il garante molto attento che ha voluto sapere tutto, ma non c'è nessun tipo di trattamento di dati personali e quindi nessuna invasione della privacy, ecco. Un'analisi pubblicata dalla Dutch DPA, l'autorità dei Paesi Bassi per la protezione dei dati personali, fin dal 2020 sostiene che l'anonimizzazione del dato raccolto dalle compagnie telefoniche è molto difficile e che anonimizzare i dati sulla posizione è quasi impossibile. Nel dubbio, questi dati andrebbero trattati come dati personali, anche quando sono aggregati. Questa è la raccomandazione della Dutch DPA. E poi ci sono punti di contatto con altri dati. Venis SpA, che gestisce la Smart Control Room, è controllata dal Comune di Venezia. Le aziende del gruppo AVM, l'azienda veneziana della mobilità, lo sono a loro volta. Queste aziende hanno i dati personali dei clienti che acquistano abbonamenti nominativi per i mezzi pubblici, posti auto nei parcheggi e, dal 2024, che si prenotano sul portale per pagare il contributo all'accesso o dichiarare di aver diritto all'esenzione. Secondo le privacy policy pubblicate sui loro siti, questi dati possono essere condivisi con società collegate. Gli amministratori pubblici sono consapevoli, lo usano a loro vantaggio, fanno propaganda, cioè ti sei fatto un'idea? La loro consapevolezza arriva fino a un certo punto, quindi loro sono consapevoli di qualche cosa che gli è stato raccontato col marketing, come quando tu vai a comprare un nuovo modello di telefono, oggi compri il nuovo modello della Smart Control Room che fa questo, quello e quell'altro, però poi nessuno ti va a raccontare quali sono i problemi di sicurezza altra che va a generare, che magari non sono un problema oggi, ma sono un problema domani o dopodomani. E vanno a modificare anche la situazione di libertà delle persone, perché non devi pensare che sia, non so, una paranoia contro lo Stato o qualcosa del genere, ma basta un malintenzionato che abbia accesso, basta una corruzione, basta qualcuno che fa sparire qualche carta, cioè ci vuole veramente niente. Anch'io potrei fare questa cosa, vado su Team Analytica, compro dei dati come ti ho detto prima e come vedi il rischio c'è, oppure posso andare su altri siti che i dati non li hanno ridotti ai 150 per 150 metri, ma li hanno magari dettagliati per 2 anni, di milioni di telefoni. Adesso stiamo vivendo una stagione per le nostre democrazie, anche quelle più consolidate, un po' diciamo incerto, per cui vai a sapere cosa, se qualcuno gli viene in mente di usare questa tecnologia per altre finalità. Ah, certo. Che cosa succede? Sì, diciamo che come al solito in mani sbagliate. Sì. Però ecco, bisogna cercare di prevenire, perché poi in mani sbagliate appunto questa cosa potrebbe essere devastante. Ecco. Sì. E questo è il contesto in cui andiamo. Stiamo andando troppo in una direzione senza considerare gli effetti collaterali, perché c'è un mercato delle smart cities che fa sì che il cittadino sia abituato a promuovere la divulgazione dei dati personali e però senza considerare gli effetti collaterali. E questo, secondo me, non è molto corretto nei confronti del cittadino e c'è poca consapevolezza in questo, anzi c'è solo una parte della consapevolezza. Se poi andiamo a domandare al sindaco se ha intenzione di che cosa fare con le telecamere di videosorveglianza e il riconoscimento che vogliono fare, gli algoritmi che prevedono il comportamento delle persone che sono nel programma del Comune di Venezia, negli obiettivi per il 2024,
Lui risponde: per come la vedo io farei anche il controllo facciale, purtroppo non si può fare ancora, ma lavorerò col mio partito, con il centrodestra, perché questo processo avvenga in città, perché le persone che non hanno niente da temere, immagino come lei signora, non hanno nessun problema di essere geolocalizzate o viste. Sì, fino a un certo punto. Però, sì, esatto, fino a un certo punto. Certo, perché se poi non aver niente da nascondere riguarda reati gravi eccetera, ma poi se niente da nascondere significa anche chi frequento, esatto. I miei amici, se ero io a quella manifestazione, esatto. Allora diventa un po' più complicato. Però a quanto pare, da quello che emerge dalla prima istanza accesso agli atti che noi abbiamo fatto, quando abbiamo chiesto all'autorità garante privacy qual è la valutazione di impatto che hanno fatto su questi sistemi della Smart Control Room, la risposta del garante è: noi abbiamo avviato l'istruttoria quando abbiamo letto sul giornale che l'avevano fatta, tratte voi a conclusione. Io faccio un progetto, a casa mia faccio qualche cosa, devo contattare il comune, devo contattare gli architetti, deve essere tutto fatto a norma, e qua a quanto pare le cose si fanno. E basta, cioè almeno questo è quello che è emerso dai primi documenti, adesso ne stiamo chiedendo altro. A disposizione di cittadine e cittadini c'è uno strumento che si chiama FOIA, Freedom of Information Act. Che cosa significa? Significa che dentro a tutti i siti dell'amministrazione pubblica c'è una sezione che si chiama amministrazione trasparente. All'interno della sezione amministrazione trasparente si trova, tra le altre cose, un modulo per l'accesso civico. L'accesso civico consente a cittadine e cittadini che ritengono di averne diritto di richiedere alla pubblica amministrazione la pubblicazione di un determinato documento, di un dato oppure di un'informazione. In questo caso sto chiedendo al Garante per la protezione dei dati personali di inviarmi la documentazione che riguarda lo scambio fra il Garante stesso e la Smart Control Room per verificare le dichiarazioni che abbiamo ottenuto. Come difendersi? Bene. Sito dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, cioè quello che fa tutta la roba della privacy. Noi abbiamo dei diritti, come si esercitano? Basta mandare una mail, una lettera, una raccomandata aerea a chi gestisce i dati. Trovate qui i miei diritti e il modulo. Quali sono i vostri diritti? Diritto ad essere informato, stanno facendo questa cosa con i miei dati. Diritto di opposizione, basta, adesso smettetela. Diritto di accesso, bene, ne voglio una copia. Diritto di portabilità, li voglio portare di qua e di là. Diritto di rettifica, questo è sbagliato, lo devi correggere. Diritto all'oblio, cancelliamo le robe vecchie da internet che non ci riguardano più. Noi, operatore, manda i dati alla control room, giusto? Blocchiamo questa cosa, quindi questi soggetti, control room compresa, ma principalmente chiunque compra questi dati sulla nostra posizione non ce li ha più perché non possono più trattarli. Diritto di opposizione. Se lo facciamo in tanti l'immagine si glitcha ed eccoci qua, esercizi dei diritti verso gli operatori telefonici. Se noi mandiamo questo messaggio, questa mail agli operatori telefonici dicendo tu non puoi più tracciare la mia posizione e questa cosa non ha nulla a che vedere col servizio di telecomunicazioni, loro entro 30 giorni devono risponderti sì, noi facciamo così, così, così e soprattutto non ti tracciano più. L'hanno già fatto 9.000 persone e non ci sono effetti avversi collaterali, diciamo che i telefoni funzionano ancora, il navigatore funziona, eccetera, eccetera. Cosa divertente, la proposta l'abbiamo mandata avanti, ci siamo appoggiati a degli avvocati che ce l'hanno detti per noi e questo è il sito dove potete trovare l'esercizio dei diritti compilato per ogni operatore telefonico, già testato e già fatto per uscire da questa schifezza delle celle telefoniche, ok? Se non vi fidate potete sempre andare sul sito dell'autorità garante della privacy e fare voi, tanto è uguale. Per le telecamere di sorveglianza il resto ci stiamo lavorando, ma la cosa importante è sempre esercitarli i propri diritti. Allora, ho provato a fare questo esercizio dei diritti, chiedendo alla mia compagnia telefonica di farmi sapere quali sono i dati che hanno relativamente alla mia presenza sul territorio di Venezia e quali sono i dati che hanno comunicato alla Smart Control Room. Risultato, ho mandato 2 PEC, ho ricevuto delle risposte standard da persone che non si firmano nemmeno con il cognome, quindi c'è un generico Romina, il team di Omobile, Silvana, il team di Omobile. Ho trasformato l'esercizio dei diritti in una diffida da adempiere in 15 giorni, dicendo che se non mi avessero risposto avrei coinvolto il garante per la privacy. Ho ricevuto una telefonata di richiesta spiegazioni nella quale ho spiegato che chiedevo di accedere
ai dati relativamente alla mia presenza sul territorio di Venezia, ma non è arrivata nessuna PEC in risposta, non è arrivata nessuna documentazione. E quindi adesso sto recuperando l'esercizio dei diritti e sto mandando un ulteriore PEC alla mia compagnia telefonica, aggiungendo in copia il garante per la privacy. Qui non stiamo parlando di disobbedire alle leggi, di farle applicare. Cioè evitare la devianza dello Stato di diritto che consente a queste persone di fare quanto vi ho detto, del tutto in parte, e di peggiorarlo nei prossimi anni alzando l'asticella un po' alla volta. E le smart cities fanno parte di questo, perché se guardiamo la storia sono sanzioni, spionaggio, vendita di dati, non siamo in un ambiente sicuro e sono dei vettori di attacco per le nostre città. E l'asticella potrebbe alzarsi il 25 aprile 2024, giorno dell'inizio ufficiale del contributo all'accesso per la città antica. Isabella, da quanto tempo vivi a Venezia e che cosa fai qui? Allora, mi sono trasferita da Treviso 1 anno e mezzo fa per motivi di studio e lavoro. Studio pittura all'Accademia di Belle Arti di Venezia, quindi in realtà frequento la città da molto tempo, dal 2016. Allora, noi ti abbiamo coinvolta in questo progetto perché disegnerai una delle storie che uscirà sulla Revue de Cine Italia, una storia che è dedicata proprio a Venezia e che parla della Smart Control Room, del controllo e del famigerato ticket d'ingresso, no? Tu lavori in un bar, mi hai detto, giusto? Sì. Che idea ti sei fatta di come percepisce la situazione la gente? Credo sia più che altro un problema in più, cioè l'aggiunta di un problema a una città già particolare come Venezia, che forse si potrebbe evitare almeno ai residenti. Sono anni che si parla di questa possibile soluzione per la gestione dei flussi turistici. Se nel 2018 questa amministrazione aveva già tentato con un sistema di cosiddetti varchi e di tornelli, inserendo questa cosa di queste porte di accesso a Venezia che di fatto fortunatamente, viene da dire, non hanno mai funzionato e sono state in qualche modo messe in ripostiglio. Io infatti immaginavo che non ci sarebbe mai stato questo ticket, e invece a quanto pare da quest'anno c'è, quindi alla fine anche le fantasie più sfrenate si sono avverate, diciamo. Dal 2019 è stato tutto un tornare su questa proposta del contributo d'accesso che adesso vede la sua prima applicazione con una sperimentazione in poco meno di 30 giorni di bollino, adesso non ricordo se rosso o blu, che vengono indicati dall'amministrazione comunale come i fine settimana clou in cui possono arrivare moltissimi visitatori giornalieri e che dovranno pagare il contributo d'accesso. È già stata aperta e attivata la piattaforma per le prenotazioni, se non erro siamo a circa poco meno di 2000 prenotazioni sulla piattaforma, il 7% di queste prenotazioni è pagante, quindi vuol dire che le altre persone sono tutte quelle categorie, che sono moltissime, di persone che si devono iscrivere alla piattaforma ma in realtà sono esonerate, per cui abbiamo creato un sistema di controllo, di iscrizione, di prenotazione alla città per poi, diciamo così, riuscire a incassare pochissimi denari, e questo, diciamo, è già il primo paradosso su questo sistema. Ma la cosa più grave evidentemente è che saremo la prima città in cui per entrare bisognerà appunto prenotare e pagare. Questo contributo d'accesso a che cosa serve? Dovrebbe servire a limitare e contenere il turismo giornaliero. Non c'è un numero massimo di accessi, quindi comunque non ha un fine vero di contingenza, perché chiunque può entrare in ogni caso se paga, quindi il turismo di massa non è che viene diminuito. E alla fine, anche se sono pochi euro, comunque se hai quella disponibilità puoi entrare, esatto. Se non ce l'hai non entri. Il regolamento prevede sostanzialmente queste 3 categorie di persone suddivise in esclusi, esenti e poi i paganti. Tutte le categorie devono dimostrare la motivazione dell'esclusione o dell'esenzione oppure del pagamento. Anche noi residenti dobbiamo dimostrare la nostra condizione, quindi noi per tornare a casa, per muoverci nella nostra città, prima o poi ci imbatteremo in questi famosi controllori
che ci chiederanno: lei a che titolo si trova a Venezia? Noi residenti siamo sottoposti a un controllo che si baserà sul riconoscimento tramite il documento. Cioè, io devo dimostrare che sto tornando a casa. A chi? Agli steward? Ai vigilantes? Agli astantes? Quando ci muoveremo all'interno della nostra città, noi incapperemo nei famosi checkpoint Charlie, ve li ricordate? Berlino Est, Berlino Ovest. Così diventerà la città di Venezia. Ci saranno dei punti in cui qualcuno ci chiederà: ma tu che ci fai qui? Che cosa stai facendo? Non stiamo parlando, ci stiamo muovendo nel territorio nazionale, ma nella città in cui viviamo. Solleva delle questioni riguardo all'idea stessa che abbiamo di città, no? Di come la città turistificata, eccessivamente turistificata, in realtà in qualche modo faccia morire l'idea di città, della città abitata. Solleva molti dubbi sulla sua praticabilità e anche sugli effetti che può avere poi sul vivere quotidiano, oltre a tutta una serie di paradossi che vengono evidenziati da questo tipo di cosiddetta soluzione. Poi voi vi immaginate la signora Vianello di 85 anni che per invitare il figlio che si è trasferito a Londra deve entrare con lo SPID nella piattaforma per dire al figlio: guarda che tu mi puoi venire a trovare. Cosa ha a che fare tutto ciò con la regolamentazione del turismo? È più un deterrente per i residenti che per i turisti, tutto questo secondo me. Non si sono fermati neanche di fronte alla morte. Se io dovessi morire il 25 aprile, io ho i miei genitori che abitano non proprio in città, abitano un po' distante da qui. Quindi immaginate i miei genitori ottantenni, alla notizia della scomparsa del figlio, devono andare sulla piattaforma del contributo d'accesso, registrarsi. Motivo della esclusione richiesta è perché mi è morto mio figlio, quindi devono scrivere il nome del figlio e a quel punto hanno l'autorizzazione, quindi il codice, il QR code dell'amministrazione, per poter arrivare a Venezia ed essere esenti. Innanzitutto vi immaginate un genitore che deve fare una cosa di questo genere, non credo che si preoccupi di dover accedere alla portale di Venezia, a portale del contributo d'accesso per fare questa richiesta. Follia allo stato puro. Qualora lo dovesse fare una persona amica che non rientra quindi nel terzo grado di parentela, devo andare sul portale, mi devo registrare e devo pagare pure 5 euro per andare a dare l'ultimo saluto al corpo del suo migliore amico. Questo regolamento ci fa comprendere che all'amministrazione forse non interessa tanto risolvere il problema del turismo, ma sembrerebbe che a loro interessa di fatto raccogliere i dati personali. Questo non è altro che una costante sorveglianza dei cittadini, dove noi cittadini siamo così trasparenti che costantemente dobbiamo fornire i nostri dati. E qui scatta la connessione tra ticket d'accesso, che vi prego di considerare sempre, ticket d'accesso e smart control room. Ticket d'accesso e smart control room sono perfettamente connesse, una è la conseguenza dell'altro, o meglio, il ticket d'accesso è una conseguenza della smart control room, è un provvedimento che cadrà sulle spalle dei residenti, dei lavoratori, degli studenti, ovvero quelle poche persone che sono rimaste nell'isola di Venezia e che la rendono sostanzialmente viva. Che tipo di città è una città in cui per entrare bisogna prenotare o dimostrare che si ha una necessità per entrare in città, no? Perché si è studenti, perché si è parenti, perché si è familiari o amici di qualcuno che ci abita, perché si viene a lavorare, perché si viene ad utilizzare uno dei servizi, per esempio dall'avvocato o in ospedale, eccetera. Che tipo di città è? Una città in cui dobbiamo mostrare un tesserino per dire, no, che abbiamo la possibilità di
entrare e di entrare senza dover pagare un biglietto. Puntare, capovolgere l'idea di intervento, cioè investire sulla città, sui suoi abitanti e sui servizi, forse darebbe delle risposte più efficaci, no? Sono moltissimi i lavoro per riuscire a creare una piattaforma, moltissimi gli anni persi per cercare di farla accettare alla popolazione, al garante della privacy, per capire come poter attivare un sistema di questo tipo, moltissimi anni persi attorno appunto ai tornelli dei varchi, moltissimi mesi e tempo che perderemo per cercare di capire chi potrà fare i controlli per verificare se qualcuno ha scaricato, no, la prenotazione per la città, se qualcuno appartiene alle categorie dell'esonero, e sono tutto tempo e denaro perso che poteva essere investito invece nel ripensare ad una città, poteva essere investito nella manutenzione degli alloggi, poteva essere investito nel cominciare ad attivare un regolamento per la regolamentazione delle locazioni brevi turistiche, che ricordiamo la città di Venezia è l'unica in questo momento che a livello nazionale potrebbe regolamentare questo fenomeno, facendo magari da apripista rispetto ad altre città. Sembra quasi che questa città voglia essere chiusa, no? nelle sue mura. Peraltro questo mi ricorda il fumetto Lagune di Piero Maccola, che parla appunto di una Venezia da cui non si può uscire. Okay. Realmente, è ambientato nel futuro questo fumetto, molto bello. In un certo senso, se si volesse, diciamo, sperimentare un controllo distopico su una città, no? E iperpervasivo, questa è la città ideale. Perché sì, è un'isola peraltro, quindi. Un certo Jeremy Bentham nel 1791 fece una bella intuizione che poi fu ripresa da Foucault e si chiamava Panopticon, questo carcere ideale dove c'era un attore al centro che sorvegliava i carcerati ed erano completamente visibili. Quindi tu, attraverso la soggezione di essere sorvegliato, in teoria non facevi niente di male. Allora, intanto questo è un modo di pensare viziato, perché noi siamo tutte persone civili e possiamo farci delle paranoie di essere sorvegliati e di non fare nulla di male, ma un criminale la pensa in maniera diversa da noi e fa quello che vuole lo stesso, non se ne frega niente. E di questo se ne sono accorti a Mestre, per esempio, nelle aree videosorvegliate dove continua ad esserci lo spaccio e tutto il resto, alla facciaccia del connubio telecamere e sicurezza, che a questo punto è abbastanza indubbio che ci sia qualche difetto. A cosa pensi se ti dicono Venezia? Magari dopo quello che hai visto penserai un po' di più alle telecamere, ai sensori, ai controlli, a cosa si potrebbe fare coi tuoi dati. È vero, per il momento non sembra siano state prese decisioni utilizzando la mole di informazioni che la Smart Control Room e il Comune di Venezia hanno a disposizione. Eppure, l'infrastruttura per esercitare un controllo capillare sembra proprio esistere. Questo è solo l'inizio di una storia che abbiamo iniziato a raccontare. Il prossimo appuntamento è per il 25 aprile. Quel giorno, festa della liberazione per tutta Italia e festa patronale per Venezia, per la prima volta c'è il contributo all'accesso e ci si deve prenotare per poter entrare nella cosiddetta città antica.